Eccoci ancora qua, a distanza di un anno, a percorrere nuovamente le strade di Pechino. Pechino ci è rimasta nel cuore e sembra essere diventata la nostra tappa fissa di fine primavera. La sua vivacità, i suoi monumenti e i suoi parchi, le sue contraddizioni tra modernità e tradizione ci hanno conquistato. Senza alcun dubbio abbiamo deciso di tornare con la ferma intenzione di conoscere ancora meglio questa megalopoli. Il nostro obiettivo per questo nuovo viaggio era quella di conoscere più a fondo la città ed andare alla ricerca dei luoghi meno conosciuti, delle tradizioni e della vita quotidiana dei suoi abitanti. E così ci siamo spinti fino alle zone più periferiche, ci siamo addentrati negli Yutong meno frequentati e abbiamo cercato i templi più remoti. Ovviamente non abbiamo mancato di visitare le icone di Pechino, alcune per la prima volta, altre che ci erano piaciute particolarmente per la seconda o terza volta. Non solo Pechino però, durante questa nuova avventura abbiamo voluto visitare anche altre città, più o meno lontane dalla capitale, alle quali abbiamo dedicato una o più giorni, ma che vedrete nei prossimi episodi. Questa è un'altra storia però. Per oggi mettetevi comodi e seguiteci in questa nuova avventura a Pechino. Pronti? Via! La grande compassione, la sala dei sutra, la torre delle campane e del tamburo. Penso sia abbastanza simile a quella. Ma sono tutti simili. Alla fine... Bella Secondo me non c'è. Per la nostra prima giornata a Pechino siamo venuti al tempio Faiyuan, che è uno dei più antichi templi della Cina imperiale. È nascosto tra gli Yutong nelle parti di Dashilan, ma è molto molto bellino, anche abbastanza frequentato. Comunque questo tempio è grande, ma sono tutti grandi. ma questo è gratis. Moments later. Siamo venuti alla pagoda di Tianning Temple, ma è chiusa, è in mezzo in ristrutturazione, è chiusa, forse perché siamo venuti tardi. Adesso andiamo a guardare se c'è un orario fuori, se c'è scritto qualche cosa, semmai forse si ritorna. Ci sono un sacco di scritte lì. Secondo me è proprio chiusa. Sì, tutto, vabbè. More moments later. Come si chiama questa via, Anna Maria? Lui Li Chang. Liuli. No, Lui Li Chang. Vabbè, l'hai scritta che non... Lui Li Chang. Questa viuzza andrebbe vista la sera. Sì, ma è tutto, chiude tutte alle 5. Tutto alle 5, però di là no, di là è come... No, questa è lettora su Wikipedia, è una delle antiche vie, è rimasta una via culturale questa, e la caratteristica è proprio quella della pittura e della scrittura. Secondo me non ci girano tanti turisti, perché se no non t'assalirebbero così. La signora che dipinge ventagli qui che... No, si entra alla fine. Adesso si entra nella via più turistica della Liuli Chang. Dongye. Dongye
Donzier, che sarebbe a est, almeno sì dalla traduzione in inglese, ma insomma in realtà sembra la continuazione di quella via di là. Pensavo ci fossero dei barrettini, delle cose, invece sono questi dipinti fantastici. Qui ci sono le case, anche un pochino Disastrate. disastrate. Beh, ce ne saranno 1000 di questi negozini così. Cose da mangiare certo non mancano qua. Però c'era il tofu di Pechino Crispy, che era con la salsa agrodolce e nemmeno con la soia. C'era l'anche. Sì. Si va a vedere anche questo? Qui c'è meno da mangiare. No, qua giù c'è solo souvenir e queste cose qui. Ci sono queste bettoline che si riempiono, però hanno secondo me un grande scambio di persone, quindi poi vediamo come ci si mangia. Abbiamo preso tofu, maiale con verdure, ecco, una birra e ora si aspetta i miei dumplings. Sono buoni ma tanto, sono quasi a livello di quelli della Dolmina. C'è anche l'anatra, nella guida Michelin questa. Ma l'anatra dove l'ha visto? Di lato, nella piadina con l'anatra. Ora passo passo si arriva alla torre lì e lì No, la torre era lontana. no, lì è di lì davanti Ma non alla porta di Chamen. C'è un bordello, a parte sabato, notte è più bello. di notte è parecchio più bello, perché la torre è bella, Allora, siamo a Chamen Street, Anna Maria è andata a guardare di trovare qualche troiaino e oggi è stato il primo giorno che siamo a Pechino e si è fatto un bel po' di chilometri e ci siamo fermati ora in una panchina di Chamen per riposarci un po'. E niente, adesso aspettiamo e speriamo che Anna Maria torni presto. Si riparte, si va all'albergo, si fa una doccia. Che ha preso? Questa è di piselli e questo è di mais e al masa, tutto mais, il traduttore assaggia questo fa veramente schifo. Ma l'ha preso te? Si deve provare. Ma è un gelato? Di masa con la ossa di mais. Gelato è il assaggio. Questo. Lo provo in diretta. È veramente schifoso. Ma come fanno a bere questa roba? Sta dortica, cioè schifezza.
No, allora, il succo di piselli non lo prendo. The next morning. Buongiorno. Buongiorno. Allora, si sta andando a prendere la metro per andare al parco Yuatan e poi dopo si vedrà cosa fare. Qualche tempio, qualche parco. Si dice a 2 yuan a persona il biglietto per questo parco e Yuatan Garden, sono un accidente come si chiama. E, comunque domenica c'è un sacco di gente che viene a questo parco. Sì, per ora sì. Noi, ecco, appunto, non è che noi si abbassa la media. Un pochino sì, insomma, non lo so perché non so giudicare l'età delle persone. Noi si è preso da questa parte, ma non so mia se è questo la strada. Dai, ora si guarda. Eh sì, questa è la gita fuori porta, sì, perché sarà abbastanza lontano da Pechino. Vieni via la domenica. Attraversiamo sto ponte. Gli scalini non sono comodissimi, Sì, sì, è proprio il parco della domenica questo. Tutti con la barchetta. però non fanno l'utilizzare. Vedete quanto sta, guardalo piccino quello lì. Da piccini ci si giocava sempre a questo. Sì. Però noi non si faceva questo, noi si faceva le figure. Usciamo dal parco e ci dirigiamo per... Che succede? E ci dirigiamo verso Genué Temple. Prende la metropolitana, 2 fermate e ci siamo. Io sto andando, ma in realtà non lo so dov'è questo tempio. No, ma ora si trova un trucco. Questo è l'ingresso del complesso museale, ci va un monte di gente. Siamo arrivati al Genué Temple, o Tempio delle 5 Pagode. È un tempio letto, un tempio della dinastia Ming, costruito nel 1470 circa. Almeno è diverso da quell'altro. Sì, vabbè, andiamo a vedere, vai. Sulla facciata ci sono tutti, visto? Tutte le cosine con Buddha, ma in tutte, anche nelle torri lassù. Comunque gli elefanti ci sono sempre, 26 stele rappresentano le funzioni per riparare gli argini dei fiumi, per costruire le strade, per ammodernare il tempio, cioè c'è tutte idee praticamente sono le tavole del catasto. E qui il tempio visto dal di dietro.
Che si fa? È finito questo. Si va a cercare qualcosa a mangiare. Sì, allora, si va No, a- allora, perché da qui, ok, andando verso, qui siamo vicino al parco dei fiori di loto, lì, insomma, Giugiuanzi. non c'era da mangiare. No, non c'era, ma c'è un altro tempio. Per cui se ora ci si allontana, quello non si No, vede. infatti dicevo, prima di decidere si va a mangiare, decidiamo che c'è da vedere, perché se no si fa gli strumenti qua e là, qua e là. C'è l'altro tempio, si va a vedere l'altro tempio. Ma a piedi o... A piedi. Ah, quasi Un attimino. bello questo. Sì, questo non è male. Questo tempio ci è piaciuto, il tempio delle 5 pagode. Bello. A parte già l'avevo segnato l'anno scorso che volevo venire a vederlo, poi era un po' fuori mano, ma infatti siamo in culo al mondo. Ora si va all'altro parco, quello dove c'è il lago dei fiori di loto, Jizuan Park, e ci dovrebbe essere anche un padiglione, no, come si chiama? Quando si salì su c'era una cosa, cioè si salì su quella collinetta. Sì, tipo un palazzo, c'è qualcosa del genere. E lì, no, quello ci siamo saliti. Niente di, va bene. E poi lì vicino c'è il tempio del re dragone. Andiamo a vedere anche quello, tanto siamo a vedere i templi minori. Ma questo è bello. Sì, questo non è un tempio minore, cioè questo è uno dei siti più famosi, cioè più storici, solo è lontano dal centro di Pechino, è quello lì, per cui non si è mai... Il Tempio del Paradiso è vicino. Il Tempio del Paradiso è in centro, Anna Maria. Sì, ma non è vicino. È dentro al secondo anello. La città, un palazzo d'estate. Palazzo comunale. No, palazzo d'estate è più lontano, ma ci arrivano più mezzi. Un mantenimento qui uno. Vai. Bene, si è fatto amicizia con le guardie. Era gratuito perché normalmente costa 20 yuan e noi si è trovato gratuito. Forse che è domenica. Va bene, dai, allora di qua si continua il fiume di qua. Later. A vedere da quello che è esposto in questo coso, sembra fossero venditori di tè, sì. Sì, è bianco. Vada che palla di tè. Sembra un cocomero. Se fossero delle brave persone ci potrebbero fare un tè compreso nel biglietto,的是18罗汉，他们开脸精致，形态各异，栩栩如生。他们都是释迦牟尼的弟子。Questo parco a noi ci è piaciuto. Sì, è vero, anche l'anno scorso ci piacque, anche se l'anno scorso si fece solo il pezzo di là. A corsa. A few moments later. Dalla mappa c'era scritto tempio, ma è questo qui il tempio. In realtà è un casottino, sembra il casottino dei guardiani. Vabbè, c'è il cosino per le offerte, scusa, che c'è dentro? Minchia. È tipo un tabernacolo.
Vabbè, niente. Allora si va alla metro e si va in albergo. Va bene? Dov'era la metro? Là, su. The next morning. Buongiorno, allora stamani siamo con Dimitri che ha la giornata libera e quindi siamo venuti per iniziare a questo parco che è il Grandview Garden e è un parco che simula Pechino nell'età Ming. È stato creato tutto questo giardino come scena di un film e poi l'hanno lasciato ad uso della popolazione. Qui dentro ci sono tutti i vestiti di scena, non so se si vedano. Vabbè, mi sembra un po' una pacchianata, ma insomma, se c'era il lago era meglio. Era più scenico, con il lago asciutto in questa maniera. Sì, no, infatti ci va a raccogliere l'arselle la gente. Bassa marea, Bassa marea, vedrai, si trovano. Dove ce l'hanno messi qua? No, mi fai schifo, fai. Cioè, te sei troppo cinese. Te stai prendendo le brutte abitudini cinesi. Quelle buone no, quelle brutte sì. One shift later. Oggi giornata dedicata ai parchi, siamo stati prima al parco Grandview Park e adesso stiamo andando al Taurating Park. Di qua? In via di qua. Ok. Finalmente un po' d'ombra. Oggi fa caldissimo, proprio 30-31 gradi. Mamma e paga gli spicci. Il contrasto tra i palazzi laggiù nuovi invece a me garba. Che fanno? A che giocano secondo te? A Mahjong? No, giocano a carte. A carte. Di qua giocano a dama cinese, questa mi garba. A questo ho imparato a giocarci. Nei giochini dell'aereo. Bravi. Anche il giro di questo parco si è finito e adesso si torna in albergo, si va a fare la doccia e ci si vede domani. Ciao! Tomorrow for sure. Buongiorno, allora stamani altra giornata bella calda, c'è una cappa, non si vede la cima dei grattacieli, ma noi andiamo comunque alla pagoda Tianjin. Adesso si sta andando alla metropolitana e ci si vede più tardi. Siamo nei pressi della pagoda Tianjin.
Adesso Anna Maria è andata al supermercato a prendere delle bottiglie d'acqua prima di entrare nel tempio, ma siamo veramente a pochi passi. Arrivati alla pagoda Tiannin Temple, Tiannin-Tzu. Quella è sabato si venne, no? Venerdì siamo a pregare. allora sabato si venne, era chiusa. Tutto in restauro, peccato. Diciamo che dopo aver visto tutti i templi di Pechino, questo sì, vabbè, ora perché è in costruzione, no? La pagoda sarebbe bella. In origine la pagoda doveva essere tutta colorata, adesso di colori non ne sono rimasti e penso non ne rifaranno, però la stanno restaurando. Cioè è impressionante il salto di modernizzazione che hanno fatto, perché se nel 40 andavano ancora con i cammelli e la città si presentava più o meno così, adesso ci si sposta con le macchine autoguidate. A little longer than a few minutes later. La strada all'incontrario verso la stazione della metropolitana, ci dirigiamo verso Kew Garden, un parco. Noi andiamo per fare pranzo all'ombra e vabbè, la visita alla pagoda non è stata un granché perché purtroppo era in ristrutturazione, però comunque interessante. Allora siamo arrivati al parco ma è chiuso, avevamo trovato questo parco su WeChat e vedendo i video di WeChat però sembra addirittura abbandonato proprio. Torniamo alla metropolitana e si guarda di andare verso il centro. Ci si ferma ora, ci si mette a sedere un pochino nella metropolitana perché almeno è più fresco e si guarda dove andare oggi pomeriggio. Quando siamo usciti dalla metropolitana ci guardavano male, come per dire, ma dove però andate, pellegrini? Si rifà l'ennesimo controllo di sicurezza per entrare nella metro. Allora, si è detto si vuole andare Verso il centro. Però te avevi detto il parco di Behai, ma... però fammi vedere un attimino se al palazzo d'estate. Oh, è una metropolitana sola. La linea 16, che è questa, poi scendi, fai 4 minuti camminate, prendi la linea 4, Daxin Line e si arriva. Quante fermate? Tante, cioè solo metropolitana è un 4 minuti di camminata, cioè un'ora e 3 minuti. Però vedrai Anna Maria, No, certo. Poi se si fa il pomeriggio lì, almeno non ci si pensa più. Va bene? A più tardi. 1 hour later. Allora, alla fine siamo tornati al palazzo d'estate che avevamo già visto l'anno scorso. Facciamo solo Suzhou Street e quindi abbiamo fatto il biglietto di ingresso al parco che sono 30 yuan più poi faremo una volta entrati il biglietto apposta per Suzhou Street. Vai, si parte subito con le donnine vestite. La porta indica l'ingresso al parco. Oggi non ce ne va bene una perché quel parco di stamani era chiuso. Qui quello che volevamo vedere Suzhou Street è in ristrutturazione, la pagoda era in ristrutturazione
Quindi, beh, niente. Si poteva stare a letto. Si poteva stare a letto, sì. Si guadagnava, visto che domani, domani grande spettacolo. Domani abbiamo prenotato il treno veloce per andare a Jinan. Sono circa 2 ore di treno, non so esattamente quanti chilometri, però visto che c'è il treno veloce riusciamo a farlo in giornata. Adesso per ora ci si gode questa parte del palazzo che non avevamo visto lo scorso anno. Per fortuna sì, si è deciso di venire qua, perché tutta questa roba lo scorso anno non la vedemmo. Ci si limitò al palazzo d'estate nella parte frontale, ovviamente. E siamo arrivati in cima alla collina, si è fatta tutta questa salita e come sempre la fede va conquistata e quindi è sempre tutto in alto. E alla fine, dove spiana, c'è questo altro bel palazzo con tutti i Buddha. Non si può descrivere il caldo che fa oggi. Cioè, se non trovo da bere stramazzo al suolo. Siamo arrivati finalmente a livello del lago, abbiamo risceso la collina, è stata impegnativa anche la discesa e adesso andiamo a cercare un bar per bere qualche cosa. Parte del palazzo d'estate, che è questo alle mie spalle, è tutto in ristrutturazione, cioè c'è una parte in ristrutturazione, quindi è anche meno interessante. Niente, si chiude qui la serata, si va a casa, si va all'albergo? Io a mangiare. Prima a mangiare e poi No, dipende. sono le 5. Tempo da arrivare all'albergo sono le 6, perché c'è da fare 18 stazioni, quindi le 6, la doccia e si va a mangiare. Va bene, dai, ci si schioda? No, va bene, comunque chiudiamo e domani video da Jinan. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Dimenticavo, se vi è piaciuto il video metteteci un like, lasciate un commento e se volete iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Alla prossima!